Come comunica il gatto? Siete sicuri di comprenderlo correttamente? Ciao amici gatti e amiche gatte, ho la fortuna di collaborare con bravissimi professionisti ed esperti del gatto, tra cui la dottoressa Elena Borione, che è veterinario comportamentalista, che in questo seminario ci spiega come capire meglio il gatto, osservandolo e comprendendo i suoi comportamenti. Lascio dunque la parola alla dottoressa Elena Borione. Ci troviamo qui oggi per parlare della comunicazione dei gatti. Quindi vedremo alcuni aspetti per aiutarci a comprendere meglio quello che i nostri gatti ci vogliono dire. Alcune cose in realtà mi aspetto, me lo direte anche voi, le avete già comprese, perché il gatto ha una certa capacità di comunicare e comunicare anche in modo efficace. I gatti inviano segnali usando il linguaggio del corpo, cambiando la postura, la posizione degli arti, le orecchie, la forma delle pupille, la voce. Quindi la comunicazione di un gatto, esattamente come quella di tutti gli altri animali, è una comunicazione complessa, quindi fatta di diversi fattori. Vedremo assieme alcuni aspetti. I gatti comunicano tra di loro e non solo in vari modi, inviando dei segnali visivi, tramite una comunicazione tattile. Il tatto è un senso importantissimo per i gatti e poi vedremo meglio e secondo me mi darete ragione. E una comunicazione olfattiva, quindi sfruttiamo dei messaggi chimici che arrivano per una via particolare, e una comunicazione vocale e uditiva, vocale per chi emette il segnale, uditiva per chi lo riceve, però sempre facente parte di questo gruppo. I segnali visivi, qui vi ho riproposto un'immagine che è un'immagine tratta che ha disegnato questo signore Leyhausen, che è un etologo, era un etologo famosissimo, uno dei primi che si è interessato ai gatti. Queste immagini, sebbene appaiano molto semplici, elementari, in realtà ancora oggi sono dei disegni che abbiamo a disposizione che sono effettivamente di effetto e rappresentano bene, in un momento in cui dobbiamo riassumere brevemente quelle che possono essere delle posture che il nostro gatto adotta, dicevamo rappresentano bene quello che sono le diverse variazioni, le diverse variabili che mettiamo in atto. Queste immagini quassù, no? Sono quelle che sono le posture, rappresentano le posture che il gatto emette quando manifesta quella che viene definita un'aggressività offensiva, cioè le aggressività offensive sono quelle per cui è l'animale che si avvicina alla vittima, ok? Classifichiamo come aggressività difensive invece quelle che vengono emesse dall'animale quando è la vittima che si avvicina a lui. Quindi cambiano un pochino, vedete che però non abbiamo solo rappresentato quelle puramente di aggressività offensiva o di aggressività difensiva. Questo gatto è il gatto al punto zero, quindi il gatto in equilibrio, ma abbiamo tutte le altre variabili. Questo perché? Perché in natura è difficile che ci siano delle risposte aggressive puramente offensive o puramente difensive. Spesso sono un miscuglio di entrambe le emozioni e entrambe le situazioni. Questa è la visione rappresentata appunto da Leyhausen del gatto in toto. Lo stesso autore ha disegnato l'espressione dei gatti e tutto quello che riguarda il viso, la facies del gatto. Possiamo in effetti dire che il gatto, a differenza dei nostri amici cani, ha delle espressioni un pochino più limitate, perché il gatto, spesso lo ricordo, in natura è sia una preda che un predatore. Le prede in natura devono tradire il meno possibile quelle che sono le loro emozioni. Quindi questo stesso tipo di limitazione nell'espressività visiva la leggiamo anche ad esempio in altre prede. Pensate ai conigli, quante espressioni ha un coniglio?
quelle. Un cavallo, anche il cavallo è una preda in realtà in natura, non ha sicuramente tutto quel pool espressivo che hanno i nostri amici cani, che hanno invece sviluppato una capacità comunicativa nei nostri confronti, ma anche nei confronti dei simili, molto più ampia. Quindi guardiamo queste facce e immagino che la vostra opinione sia: mi sembrano un po' tutte uguali. In realtà cambia qualcosa, cambia la posizione delle orecchie, cambia quello che è dicevamo il diametro pupillare, quindi gli occhi, e sono infatti questi gli aspetti principali sui quali andremo a porre la nostra attenzione. Segnali visivi sono, ovviamente ce ne sono tantissimi, questo è molto riduttivo, mi rendo conto, ma è giusto per dare degli spot. L'invito al gioco l'abbiamo anche nel gatto, Spesso si parla di invito al gioco nei cani e sappiamo tutti qual è la postura che mettono in atto. Il gatto utilizza questo tipo di segnali come invito al gioco e anche come richiesta, e sono segnali questi che emettono con una maggiore frequenza e anche un maggiore impatto, maggiore efficacia quando comunicano con noi esseri umani, perché ammettiamolo, dal loro punto di vista noi esseri umani siamo un pochino più tonti. C'è bisogno di mandarci dei messaggi un pochino più ampi, un pochino più chiari, perché non siamo proprio così abili. Il farsi le unghie. In realtà nel momento in cui il gatto si fa le unghie c'è una componente feromonale che viene messa, ma è importante anche come segnale comunicativo quella che è la componente visiva. Il farsi le unghie da parte del gatto comporta il fatto che questo assuma delle posizioni caratteristiche, che in genere sono quando il gatto preferisce mettere delle marcature verticali, il gatto che si estende con le zampe nella posizione più alta, fa stretching e poi tira giù. Esatto, questa cosa che fa non la fa per farvi dispetto, la fa perché è importante in questo tipo di comunicazione che oltre al messaggio chimico che c'è dietro ci sia anche un messaggio visivo legato ai graffi che lascia, ma anche un messaggio visivo legato alla postura che utilizzo, perché se c'è qualcuno nei dintorni che mi vede fare quella roba lì, è importante che veda la mia gestualità. Alcuni gatti emettono delle marcature visive, i graffi, adottando le posture verticali, altri lo fanno in orizzontale e allora via ai tappeti, agli zerbini e quant'altro. Anche lì, se vogliamo, possiamo osservare una postura caratteristica, molto esagerata se vogliamo, perché serve per sottolineare, un po' come se passassimo l'evidenziatore ed evidenziassimo quello che è il messaggio che vogliamo trasmettere. E poi ci sono dei segnali visivi che fanno parte della comunicazione del gatto, che sono assolutamente piacevolissimi, come ad esempio l'abbraccio con la coda. Chiunque di voi vive con un gatto è stato più e più volte abbracciato in questo modo, quando passano e con la coda si legano ancora, si attorcigliano a noi, che è qualcosa che ci piace tantissimo. E anche qui, dicevamo, ritorna il senso del tatto. Alcuni aspetti, come vedete, ritornano e colpiscono più punti nella comunicazione, perché non possiamo solo fermarci su un unico aspetto, quindi non c'è solo l'aspetto visivo, c'è anche la comunicazione tattile e queste si mischiano un pochino. Diciamo che giusto per dare delle grandi differenze tra dei tipi di segnali e degli altri, possiamo dire che ci sono delle posture che il gatto mette in atto per risultare particolarmente assertivo, fin troppo se vogliamo, come il gatto che vedete tutto a destra, quello più alto, e che ha orecchie portate erette, sono rigide oppure ruotate lateralmente, è difficile trovarli proprio con le orecchie dritte, il fissare l'altro, la base della coda che si inarca,
con l'estremità lasciata penzolante, gli arti anteriori che vengono estesi, il ruotare lentamente la testa da un lato all'altro. Adesso nell'immagine abbiamo due gatti che comunicano così, ma a volte il gatto usa questo tipo di posizione per parlare con noi. Chiaro è che se il nostro gatto assume questa posizione, difficilmente ci avviciniamo per fargli due grattini. Oppure abbiamo delle posture in caso di comunicazione, quando il gatto vuole apparire molto remissivo. Distoglie lo sguardo, le orecchie si girano verso il basso, la coda è portata bassa, si sdraia, tende a rotolarsi sulla schiena o comunque assumere la posizione sul fianco. In quel caso vuol dire che è in difficoltà. Però ricordatevi le immagini che vi avevo fatto vedere prima di Leyhausen, un gatto così era riportato nell'aggressività di tipo difensivo, cioè se la vittima va e si avvicina, due cose te le dico ancora. Nella comunicazione visiva dobbiamo tenere conto quindi di tutto un insieme, la posizione e la grandezza del corpo, abbiamo detto importante per quanto riguarda la lettura della facies, dell'espressione visiva, orecchie e occhi, la dimensione, la posizione della coda, che è un annesso importante per il gatto, importantissimo, dice tante cose questa coda, e la visibilità delle armi, cioè se ci mostra denti, se ci mostra artigli, sicuramente il messaggio che vuole passare è di un certo tipo. Generalmente i gatti intenzionati ad attaccare cercano di apparire più grandi, stando alti e alzando i peli. La coda può essere alta e gonfia e possono anche inarcare la schiena, e questo credo sia qualcosa che è ben noto a tutti. Cercare di sembrare 3 volte tanto può essere abbastanza utile per far passare l'intenzione all'interlocutore di avvicinarsi. La posizione delle orecchie, abbiamo detto, è molto importante. I gatti che tentano di ingannare un altro gatto o quelli che non sono sicuri tendono a tenere le orecchie collocate a metà strada, quindi il gatto tutto a destra e il gatto tutto in basso, se no normalmente il nostro gatto la pinna auricolare la porta dritta, tolta qualche razza che per anatomia ha una struttura differente. Lo sguardo, quanto è importante lo sguardo dei nostri gatti, uno sguardo amichevole, loro lo emettono tante volte e spesso. E torno a ripetere, soprattutto quando dialogano con noi, perché noi siamo un pochino tonti e quindi a volte diventano fin troppo eccessivi. Lo sguardo amichevole è dolce e spesso ammiccante in modo esagerato. Quanto amore c'è nell'aria. I gatti meno fiduciosi e i gatti che desiderano evitare uno scontro eviteranno di guardare un altro gatto o una persona che li sta fissando, e questo l'abbiamo visto prima. Nell'evitare il contatto visivo, i gatti possono semplicemente distogliere lo sguardo o impegnarsi in un intensivo lavaggio seguendo un'importante regola felina. Nel dubbio, lavati. Quante volte vi è capitato di vedere il gatto fermarsi all'improvviso e incominciare a toelettarsi? Cioè, ma proprio qui, in mezzo al salotto? Ecco, si tira fuori da una situazione di imbarazzo. Non so bene cosa fare, non so bene come fare. Sai che c'è? Noi controlliamo il cellulare, oggigiorno controlliamo il cellulare, una volta forse si guardava l'orologio in attesa di chissà che cosa. Adesso lui ha elaborato questa di strategia. La coda, abbiamo detto, molto importante. Adesso i gatti qui sono diversi, però già solo osservando e puntando l'attenzione sulla coda possiamo intuire che i messaggi di questi gatti siano totalmente differenti l'uno dagli altri. Abbiamo il primo gatto in alto, che è un gatto rilassato, magari anche felice di vedere il proprietario. Il gatto più a destra in realtà è una posizione di allerta, avrà sentito qualcosa, sta elaborando quello che è uno stimolo, poi deciderà se la coda tornerà a essere rilassata oppure diventerà come la coda del signore lì in fondo. In quel caso leggiamo benissimo non solo la coda ma anche tutto il resto, non ci dobbiamo fissare solo su alcuni particolari, però cambiano sicuramente quelle che sono le posture, e la postura della coda è legata allo stato emozionale del nostro gatto e all'emozione che prova. La comunicazione tattile, dicevamo, molto importante per i gatti e ritorna in diversi aspetti della loro quotidianità.
quando condividono il luogo di riposo con un altro gatto o con noi. Quanti di voi hanno il gatto che viene a dormire la notte sui piedi e proprio appiccica in mezzo ai piedi? Bravissimi. Qui sotto le lenzuola, allarghiamo le gambe, noi dormiamo tutta la notte con le gambe così, oppure ce l'abbiamo qua nel fianco e non ci spostiamo più perché sembra che loro debbano avere la maggior superficie corporea a contatto con noi possibile. Vai che ti tocchino solo con la testa o solo con il posteriore, devono spalmarsi sopra di noi. Lo strofinarsi, abbiamo visto prima anche nei segnali di saluto. Il leccarsi, sapete tutti, la toeletta è un aspetto importantissimo, ma anche un valore di tipo sociale, quando diventa una toeletta reciproca, quindi un allo grooming. Il grooming è quello che un soggetto rivolge a se stesso, l'allo grooming è quello che destina ad altri, ma ad altri che non per forza devono essere solo gatti, possiamo essere anche noi. Quindi quando ci fanno quelle coccole lì, con quella lingua rasposa così, in realtà è una cosa bella. E il contatto col naso, i gatti si salutano toccandosi col naso e lo fanno anche con noi. Lo strofinamento è un'interazione amichevole che riguarda in genere testa, corpo, coda, ricordate l'abbraccio con la coda, termina, con che rivolgono verso le persone o verso altri animali e aiuta, dicevamo, il rinforzo dei legami sociali, perché lo metto in atto nei confronti dei soggetti che mi sono amichevoli, fin quelli solo familiari, dipende poi dal gatto, da quanto sia socievole o quanto invece sia un pochino più sulle sue. La toeletta reciproca è un rinforzo del legame sociale, serve quindi come rinforzo, ma viene espressa anche durante i conflitti sociali, cioè al termine di questi, perché nella fase di conflitto sociale si toelettano poco, ma alla fine potete notare questo tipo di approccio da parte dei gatti. In realtà è una chiusura dopo che c'è stato lo scontro, quando la situazione torna ad essere un pochino più calma, come tempistica in realtà dipende dai gatti. C'è poi una toeletta che uno dei due soggetti emette nei confronti dell'altro, che magari non è ancora proprio dell'idea del vabbè, pace fatta, è proprio un rimarcare da parte dell'altro il fatto che adesso stai tranquillo qui. Lo strofinamento e la toeletta reciproca sono maggiori dopo un periodo di separazione, che può essere un evento un po' meno piacevole, come il fatto di essere andati in ambulatorio dal veterinario per una visita, essere stati anche via diverso tempo, oppure in occasione di ritorni dopo periodi di vacanza, quindi anche situazioni più piacevoli. Molti gatti amano essere accarezzati e questo lo sappiamo tutti, ma la tolleranza a questo tipo di contatto è molto variabile. Quel pallino rosso che ho rappresentato in questo gatto, in realtà fate conto che questo gatto sia il medesimo gatto, ma e questa area rossa sia quella che è l'area personale, quella che definiamo l'area personale di un gatto. L'area personale di un gatto è quella che, se viene invasa, ok, può far scatenare delle reazioni di tipo difensivo. L'area personale di un gatto non ha una misura fissa, varia da cosa? Varia da quello che è lo stato d'animo, quindi di volta in volta, di giorno in giorno, nello stesso giorno, a seconda dei momenti in cui ci troviamo, questo tipo di area può essere più grande o meno grande e di conseguenza anche la tolleranza nei confronti dei contatti fisici potrà variare. Quindi non vi dovete stupire se ci sono momenti in cui il vostro gatto coccolone non accetta le coccole. Dobbiamo leggere questa cosa, questa difficoltà e accettarla. Nel contatto fisico abbiamo sicuramente delle situazioni in cui il gatto dimostra un certo piacere a ricevere questo tipo di attenzioni, ma abbiamo poi la controparte. È sempre contatto fisico, ma è un contatto fisico non proprio gradito dal gatto. E fate attenzione, perché queste sono immagini che io ho preso dal web, per carità, però vi posso garantire, e forse potete confermarmi, che queste sono spesso situazioni che si innescano nelle fasi di gioco. Voi giocate col gatto e il gatto, perché arrivate a un certo punto in cui il gatto non vuole più, non passa dal giocare a questo in tempo breve, ce lo dice prima,
Ce lo dice prima come, irrigidisce il corpo, incomincia a battere la coda, incomincia a spostare sta testa da una parte all'altra. Tendenzialmente poi noi non ci occupiamo di questo tipo di messaggi, andiamo avanti e il gatto allora poi dice ok, cerco di essere un pochino più incisivo, sia come denti che come effetto comunicativo. E questo è quello che avviene. Nella comunicazione olfattiva abbiamo, che diventa quindi abbiamo visto anche visiva, una marcatura con l'urina, molto antipatica, la marcatura con le feci, anche questa non gradita, le graffiature, dobbiamo metterle in conto, ci sono, quindi meglio salvare i divani, concordo con molti di voi, e le marcature facciali. Per i gatti i segnali olfattivi contengono informazioni molto importanti sulla identità, il sesso, la razza, l'età, lo stato sociale, e fin qui è la nostra carta d'identità, ma nella loro carta d'identità c'è anche lo stato emotivo. Da noi non compare se siamo felici, abbiamo i social network adesso che ce lo permettono di dire come ti senti oggi. Ecco, anche nel gatto i segnali olfattivi si possono trovare in tutti i tipi di secrezioni. Ogni gatto ha un proprio odore. I feromoni, dicevamo, soprattutto quelli facciali. La comunicazione vocale e uditiva. Di segnali uditivi e vocali del gatto ce ne sono tantissimi, ci sono quelli che vengono emessi con la bocca chiusa, che sono quelli più piacevoli, più positivi, le fusa, il trillo, il cinguettio, ci sono quelli che vengono emessi con la bocca aperta che si chiude gradualmente, solo il miagolare, la chiacchiera che normalmente il nostro gatto ci fa, e il richiamo d'amore, e quelli con la bocca aperta. Sono il ringhio, il miagolio, quello profondo, il grugnito, il soffio, lo sputo, lo strillo, che sono tutt'altro che positivi. Le vocalizzazioni sono utili per sottolineare lo stato emotivo e motivazionale, e possiamo, giusto per esigenze adesso di discussione, raggrupparli in 4 grandi contesti: il conflitto sociale, il comportamento sessuale, il comportamento familiare e l'interazione con le persone. Ci sono orientativamente, ce ne sono molti di più, poi a seconda degli autori il numero dei vocalizzi cambia, sono numerosi comunque, meno abbiamo detto rispetto ad altre specie, però ci sono. Le 4 più importanti sono il miagolare, che è in genere la comunicazione vocale che viene espressa quando il gatto viene separato dai proprietari, per richiedere cibo, attenzione, accesso a particolari aree, rimane la porta chiusa, voglio uscire sul balcone per poi dopo 2 secondi richiedere di rientrare. Il canto d'amore, abbiamo il fare le fusa, che è viene messa nelle vocalizzazioni, ma in realtà non è una vera e propria vocalizzazione, perché è un suono che viene prodotto per effetto della modulazione dell'aria respirata a livello di laringe, e viene messa nei contesti di interazione sociale e di riproduzione, e come segnale di pacificazione calmante anche quando il gatto in realtà non sta proprio bene. Quindi questo lo sapete tutti, anche quando i gatti stanno particolarmente male è comune sentire che fanno le fusa, cercano di rassicurare loro stessi. Il ringhio ovviamente rientra nelle interazioni di carattere aggressivo. Il soffio e il sibilo pure è una risposta involontaria in realtà che viene messa dal gatto quando apre la bocca e mostra i denti. Ricordatevi, come per altri aspetti, quando il gatto usa la comunicazione vocale con noi, usa un linguaggio un pochino differente, è un pochino più marcato, un pochino più incisivo ed espressivo rispetto agli stessi suoni che produrrebbe se parlasse con un conspecifico. Anzi, tra di loro parlano molto meno, con noi tendono a parlare di più, ma noi siamo degli esseri un pochino ottusi, quindi c'è bisogno di essere molto molto chiari. Grazie per la vostra attenzione. Grazie infinite alla dottoressa Elena Borione, che è veterinario comportamentalista, e vi ricordo che potete trovarla anche nel gruppo Facebook di Micio Gatto, dove risponde alle vostre domande sul comportamento del gatto. Mi raccomando, diffondete questi video che riguardano la salute e il benessere del gatto, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di Micio Gatto per non perderne neanche uno. A presto, un saluto a tutti, ciao amici gatti e amiche gatte!